Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quando parliamo di criptovalute molte volte ci concentriamo sul prezzo senza andare un po' a vedere chi c'è dietro. E guardando chi c'è dietro scopriamo che la maggior parte delle altcoin sono aziende che giustamente hanno magari dei dipendenti, degli sviluppatori che devono essere pagati, quindi il loro focus, anche se mettono davanti il blockchain e il token, è in realtà il profitto, ma come è giusto che sia, sei un'azienda ti devi mantenere, se no fallisci e con te ti porti dietro anche dipendenti, collaboratori e insomma famiglie. Ma ricordiamoci sempre che dietro una criptovaluta ci deve essere una visione che ha un ideatore, un fondatore, dove conta magari la sua storia e anche la sua credibilità, come Bitcoin, Ethereum e tante altre dove c'è una visione dietro. Anche in questo caso ti sto parlando della visione che ha avuto e ha tuttora il fondatore dietro Kaspa, una delle criptovalute più innovative che troviamo nel mercato oggi. Kaspa è stata creata, pensata dal suo fondatore Jonathan Sopolonsky, spero di averlo nominato bene, se no non me ne voglia, che non è un marketer, non è un imprenditore, non è un influencer, ma uno dei ricercatori più importanti a livello globale. È un ricercatore informatico, si è laureato in una delle università più prestigiose al mondo in ambito crittografico, ma soprattutto è uno che si è sbattuto negli anni per risolvere un pochino il problema della scalabilità dovuta al proof of work. Nel 2013 pubblica un paper intitolato Secure High Rate Processing in Bitcoin e in questo paper introduce il protocollo Ghost. Tra le altre cose, Ghost troviamo una parte anche nel protocollo di Ethereum. Ethereum utilizza una parte di codice, un qualcosa creato dal fondatore di Kaspa. Kaspa nasce con un obiettivo ambizioso: risolvere il problema del trilemma blockchain, ovvero il compromesso tra sicurezza, scalabilità e decentralizzazione. Bitcoin è sicuro e decentralizzato e noi l'amiamo per questo e per tantissime altre caratteristiche. Eh sì, abbiamo imparato ad amarlo anche se è lento. Solana è veloce ma è centralizzata. Kaspa vuole essere veloce, decentralizzata e sicura. Come? Utilizzando la tecnologia BlockDAG, dove si creano i blocchi non in modo lineare, blocco, catena, blocco, ma in parallelo, e permette di crearne molti contemporaneamente, anche se si usa il proof of work, e Kaspa attualmente ne crea 10 ogni secondo. Una visione poi super futuristica vorrebbe arrivare a 100 al secondo, ma questo poi un domani sarà un'altra storia, bisognerà sempre vedere se lo raggiungerà. Interessante che abbia un obiettivo del genere, perché anche se non arriva all'obiettivo stimato, comunque magari può fare grandi progressi. La filosofia dietro Kaspa è stata radicale, non come le altcoin che conosciamo oggi. Nessuna SEO, nessun pre-mine, nessun token riservato a team o investitori. È stata lanciata, mi pare, nel 2021 con un lancio fair, esattamente come è successo con Bitcoin. Anche il fondatore ha dovuto minare la sua criptovaluta. E questo può essere sottovalutato, ma anche qua ha risolto un problema che molte altcoin hanno, ovvero la centralizzazione della ricchezza, come vediamo in tutte le altcoin. Airdrop, investitori, VC, percentuali per il team, per il marketing, insomma la ricchezza che sembra distribuita ma in realtà viene centralizzata. Un'altra cosa, un altro fattore che rende un pochino diversa Kaspa, che non è nato per portare ricchezza e marketing, ma è nato da un'idea di un fondatore accademico in crittografia. Nasce dalla ricerca, dalla crittografia vera. E il vero punto oggi, se hai visto il video che ho fatto uscire sabato, è che Kaspa nel 2026 cerca di evolvere, restando sempre proof of work, sempre con l'idea di essere scalabile, decentralizzata e sicura, ma sposta l'attenzione da essere un metodo di pagamento in una blockchain programmabile, esattamente come Ethereum, smart contract, DeFi, eventualmente anche privacy con le ZK proof e token nativi. E questo potrebbe cambiare direttamente la sua narrativa, perché molti stanno osservando Kaspa non tanto per il potenziale di prezzo. Qua non parliamo mai di potenzialità di prezzo nei miei video, perché se no poi magari qualcuno potrebbe andare a acquistare un token perché si parla di prezzo, ma per quanto riguarda i token, le criptovalute, bisogna sempre fare le proprie ricerche, anche ascoltare un mio video, tanti altri video che possano avvallare o distruggere le proprie idee, ma senza un'analisi fondamentale
del progetto non si può andare a comprare alla cieca perché avete visto un video. Caspa ha queste tre combinazioni che oggi mancano nel settore: fondatore accademico credibile, tecnologia realmente innovativa, ricchezza distribuita e lancio fair come ha fatto proprio Bitcoin. Quest'anno o comunque negli anni successivi, quando farà il suo aggiornamento, verranno completati i suoi aggiornamenti, si lancerà comunque in un mercato dominato da Ethereum, Solana, Avalanche. I concorrenti sono forti. Deve dimostrare di avere un ecosistema completo, pronto a competere, ma che riesca anche a sostenerlo. Anche perché la tecnologia è forte, ok, ma la vera sfida sarà la risposta del mercato e l'adozione. Senza quello rimane solo una narrativa. Caspa non è nata per fare marketing, per diventare famosa, è nata da una delle idee di un personaggio accademico che studia crittografia e lavora nella crittografia per migliorare la blockchain. E la vera domanda non è: Caspa, potrà mai un giorno arrivare $1? La vera domanda è: Caspa potrà diventare un giorno una delle infrastrutture più utilizzate sulla blockchain? Anche perché se succede, il prezzo è solo una conseguenza. Se vuoi capire davvero il mondo cripto, non ti fermare mai al prezzo. Studia i fondatori, studia la tecnologia, studia la visione, studia l'eventuale adozione, il problema che tenta di risolvere. Studia la tokenomics, fai un'analisi fondamentale completa, perché è solo lì, studiando queste cose in modo approfondito, che puoi scoprire il vero valore. Se vuoi aggiungere Caspa come una normale criptovaluta all'interno del tuo portafoglio, non puoi farlo senza l'analisi fondamentale, e non puoi farlo senza inserirla all'interno di un portafoglio a 4 livelli, come ti mostro nell'immagine in sovraimpressione. Se non sai di cosa parlo, cerca sul mio canale YouTube, non nella ricerca generale di YouTube, ma entra nel mio canale e metti portafoglio a 4 livelli, comunque lo trovi in elenco, dove ti faccio vedere come strutturare un portafoglio con delle percentuali ipotetiche, ma che ti permette di avere una struttura prima del profitto e di essere anche ed avere anche una struttura antifragile, dove se una criptovaluta che è messa al suo interno viene distrutta, ti manda in rovina. Mi raccomando, attenzione. Ti ringrazio anche questa volta per essere arrivato fino alla fine di questo contenuto. Mi raccomando, per non perderti questi video e altri miei video, iscriviti al canale. Lasciami un like se ti è piaciuto questo video, condividilo per farmi conoscere e far conoscere anche il progetto Caspa, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Insomma, discutiamo un po' di questo progetto e stiamo a vedere come si svilupperà da estate 2026 agli anni successivi. Ciao!